ai piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Konnichiwa. Salve a tutti onorevoli amici e ben ritrovati a questo 13° episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Io sono Chef Nunzio ed oggi impareremo tutti i segreti che riguardano questo originale ed antichissimo piatto giapponese. Fare il sushi è un'arte che richiede infinita attenzione nell'uso degli ingredienti, una discreta manualità e tantissima pazienza, tutte qualità che possiamo trovare nei nostri amici nipponici. Ma andiamo a vedere come si prepara. La prima cosa che faremo sarà la preparazione del riso gohan. La preparazione di questo riso copre una vastissima quantità di ricette giapponesi. Per preparare il riso alla gohan iniziamo lavando bene il riso fino a quando l'acqua non risulta limpida. Una volta lavato mettiamolo a scolare e lasciamo che si asciughi in maniera naturale. Aspettando che il riso si asciughi per poterlo continuare, iniziamo a preparare tutto quello che ci servirà per farcire il nostro sushi. Cominciamo pelando e tagliando a strisce larghe di mezzo centimetro una zucchina. Riserviamo lo stesso trattamento al cetriolo. Peliamolo e tagliamo delle strisce da mezzo centimetro circa. È arrivato il momento di pulire un avocado. Apriamolo, priviamolo del nocciolo e della bucciatura. Adesso affettiamo la polpa mantenendo sempre la misura standard di mezzo centimetro. Prepariamo un condimento importante da mettere in tavola con il sushi, ovvero lo zenzero. Bucciamolo come fosse una patata, dopodiché affettiamolo sottilmente con il coltello e tritiamolo grossolanamente. Insaporiamo con un goccio di aceto di riso e un pizzico di zucchero. Sarà compito dei nostri commensali servirsene a piacere. Ma passiamo al cuore del piatto. Per la preparazione del mio sushi ho acquistato e successivamente congelato per 4 ore un piccolo trancio di tonno, un trancetto di salmone e dei gamberi a media grandezza. So che può sembrare un controsenso, ma mi raccomando, o acquistate direttamente il pesce surgelato per il sushi oppure congelatelo, poiché è l'unico modo per rendere il pesce sicuro da dei pericolosissimi batteri. Quindi mi raccomando, cerchiamo di estrarre dal tonno e dal salmone dei bei filetti. Nonostante il congelamento, all'interno questo trancio di tonno conserva ancora il suo bellissimo colore. Io ne vado matto. Prima di congelare i gamberi li ho privati del carapace e di quella striscia nera sul dorso che sono le interiora. Ho mantenuto intatto l'addome ed il ventaglio caudale, questo affinché la corazza proteggesse il più possibile la polpa dal ghiaccio. Ricavarne la polpa è un gioco da ragazzi. Una volta ricavata, con il coltello tagliamo in due il gambero lasciando le due estremità attaccate. In questo modo. Porciamoci ai fornelli e mettiamo un padellino sul fuoco. Siamo pronti per tostare i nostri semi di sesamo per dargli gusto e aroma. Per farlo ci basterà semplicemente saltarli fino a quando non acquisteranno un colore bello dorato. Sarà il loro odore stesso a dirci quando sono pronti. Siamo pronti per cuocere il riso. Fare il riso alla gohan non è per nulla difficile, ma bisogna rispettare con attenzione i tempi ed i passaggi. Mettiamo il riso in una pentola e sopra di esso versiamo l'acqua. Trattandosi di sushi, aggiungiamo un pezzettino di alga per dare aroma. Durante tutto il procedimento di cottura non dobbiamo mai togliere il coperchio. Questa è una cosa molto importante. Mettiamo sul fuoco il riso fino a quando non sentiremo il coperchio della pentola tintinnare per via del vapore. A questo punto abbassiamo al minimo la fiamma e lasciamo cuocere ancora per 10 minuti. Trascorsi 10 minuti spegniamo il fuoco e lasciamolo riposare senza mai togliere il coperchio per ancora 10 minuti. Prepariamo il condimento per eccellenza che trasformerà il riso gohan in riso da sushi. Per farlo mettiamo una pentola sul fuoco e aggiungiamo l'aceto di riso, lo zucchero ed il sale. Mescoliamo fino a quando lo zucchero e il sale non si saranno completamente sciolti. Dopo rimuoviamo dal fuoco. Adesso bisogna condire e far raffreddare il riso. Come vedete la cottura è perfetta. Rimuoviamo semplicemente l'alga nori, travasiamo il riso in una ciotola molto capiente. Per condirlo la tradizione vuole che l'aceto venga versato su una paletta o su un cucchiaio e non direttamente sul riso. Una volta versato tutto
tutto il condimento, mescoliamo finché il riso non diventerà bello lucido. Continuiamo a mescolare comunque, anche davanti a un ventilatore se ce n'avete uno, fino a quando il riso non sarà completamente freddo. Abbiamo lavorato sodo e con grande pazienza e il risultato è un buffet di colori davvero magnifici. Andiamo a vedere gli esempi di sushi. Il primo sarà il kumaki. Si tratta del sushi più comune, il classico rotolo avvolto nell'alga nori con all'interno 2 o 3 ingredienti. Ci siamo muniti di makisu, il tappetino da sushi, a cui sopra abbiamo adagiato un pezzettino di pellicola alimentare. Per realizzare il kumaki adagiamo sul tappetino una foglia di alga nori e piano piano, bagnandoci le mani, schiacciamo un sottile strato di riso che la ricopre quasi completamente. Al centro adagiamo gli ingredienti. Il primo che realizzeremo lo faremo con avocado e gamberi, il mio preferito. Disponiamolo al centro e iniziamo ad arrotolare prima un'estremità e poi l'altra. Adesso che le due estremità sono unite, avvolgiamo il tutto con il tappetino facendo una leggera pressione affinché tutto si compatti bene. Eccolo qui, il nostro primo kumaki. Non ci resta che tagliarlo. Io di solito rifilo le due estremità che offro ai presenti come assaggio. Per tagliare il sushi bisogna avere un coltello ben affilato e muoverlo senza schiacciare. Lasciamo che la lama lavori per noi. Adagiamoli bene su un tagliere uno vicino all'altro. Guardate, spettacolari! Passiamo al secondo esempio di kumaki. Cetriolo, salmone e tonno, fresco e saporito. E per finire concludiamo con zucchine, gamberi e formaggio fresco inserito all'interno con la sake poche, cremoso e dal retrogusto fantastico. Passiamo adesso ad un sushi un po' difficile da realizzare poiché al nostro aiuto non viene l'alga nori. Si tratta di distribuire il riso direttamente sulla pellicola trasparente, inumidita magari con un po' di acqua, farcirlo all'interno con gamberetti, avocado e formaggio fresco. Va richiuso più che premendo sotto il tappetino, facendolo rotolare e sbattendo leggermente sul piano di lavoro le due estremità. Una volta realizzato facciamolo rotolare sul letto di semi di sesamo tostati e prestiamo molta attenzione quando andremo a tagliarlo poiché è fragile e potrebbe rompersi. Eccolo qui, un sushi impegnativo ma che si scioglie letteralmente in bocca. Non potevamo non parlare dei classici nigiri, mini polpettine di riso ricoperte completamente dal delizioso pesce. Ne faremo 3 versioni, una con il salmone e l'alga nori, una con il tonno e un po' di zenzero, quello che abbiamo preparato in precedenza, ed infine ne faremo uno con i gamberi, avocado e una manciatina di semi di sesamo tostati. Realizzarli è semplicissimo, basta prendere un po' di riso, compattarlo sul piano di lavoro, dandogli una forma allungata, tipo un piccolo pesciolino. Adagiamoci sopra gli ingredienti scelti ed il gioco è fatto. Sono davvero bellissimi. È vero che la cucina è rispetto per la tradizione, ma è vero che la cucina è anche e soprattutto una forma d'arte che possiamo interpretare a seconda della nostra scuola di cucina, fantasia e creatività. Per questo motivo ho voluto reinterpretare a modo mio l'ultimo sushi. Ho adagiato all'interno di un coppapasta un sottile strato di riso. Successivamente ho aggiunto dei germogli di soia che ricopro ancora con del riso. Dopo adagio sulle pareti del coppapasta dei filetti di tonno che una volta sfilati dal coppapasta dovrebbero dare un bel effetto bicolore. All'interno aggiungo ancora del salmone e un altro strato di riso. Infine distribuisco i gamberi e su di essi metto dei pezzettini di avocado. Condisco tutto con dello zenzero tritato. Stacco dal piano di lavoro passandoci sotto la lama. Ora provo a sfilarlo. Eccolo qui. Sono molto soddisfatto. Ho dato la mia impronta lasciando la mia firma in un piatto antico e tradizionale. Per questo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti era davvero tutto. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e spero che questo video vi sia piaciuto. Chef Nunzio vi saluta lasciandovi godere queste meravigliose immagini e vi dà appuntamento al prossimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Arigato e sayonara belli! Ai piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio.